Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato a Switch Studio, l'applicazione che trasforma il vostro iPad iPhone in un banco di regia, e quanti iPhone avete potete utilizzare come punti di ripresa. Ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Cosa andiamo a vedere in questo video? Andiamo a vedere un trucchetto, una cosa pazzesca che ho scoperto, ma molti di voi magari la sapranno già, però per tutti quelli che non lo sanno gliela dico io. Se volete registrare i vostri eventi, quali interviste, eventi dal vivo, tutorial, senza praticamente che appaiano i loghi di Switch Studio, possiamo farlo avvalendoci della funzione composizione. Questa funzione però entra in azione solo in qualche modalità che adesso vi spiego. Innanzitutto dobbiamo disattivare Director Mode, cioè non dobbiamo utilizzare la videocamera interna del banco di regia col quale stiamo registrando questo tutorial, questo video. In secondo dobbiamo ovviamente avere un punto di ripresa, ok, esterno, un iPhone in più, un iOS in più, per far questo. Poi possiamo ovviamente registrare all'interno di questa composizione, che verrà fatta automaticamente, ovviamente lo schermo dell'iPhone, molto interessante perché oltre a poter registrare un punto di ripresa, o anche 2, 3, 4, possiamo ovviamente registrare uno schermo di un dispositivo iOS. Ma non possiamo invitare persone nella chat, cioè non possiamo invitare persone esternamente, ok, al nostro banco di regia, perché non verrebbe visto in questa fase di composizione. Detto questo, passiamo subito all'azione, che 1000 immagini e 1000 fotogrammi valgono più di 1000 parole. Allora ragazzi, siamo qua su Switch Studio, io ho messo tutti gli elementi. Intanto, prima di iniziare, partiamo con la sigla. Bene, dopo la sigla vi faccio vedere ovviamente come inserire anche un titolo, che praticamente ho messo welcome, quindi non una cosa originale, però praticamente possiamo andare in sovraincisione. Ecco, un'altra cosa che vi volevo dire è questa: non vi preoccupate degli scatti, ok? Perché poi Switch Studio nella composizione mette a posto tutti questi scatti di frame che si vedono. Ecco il titolo che appare sullo schermo, welcome in questo show, che sono moi, quindi possiamo anche mettere un titolo e oltretutto sdoppiare ovviamente lo schermo. Adesso vado a prendere questo, questo e questo, e vediamo di sdoppiare lo schermo, ok? Quindi anche questa parte verrà registrata all'interno di questa composizione, che andremo a vedere tra un attimo. Quindi chiudiamo facendo così e andiamo a sentire cosa è successo. Anzi, faremo di più, lanciamo anche una musichina per sentire se ovviamente viene registrata anche questa. Ok, stop. All'ultima cosa, scusate, mi dimenticavo, ecco lo schermo dell'iPhone. Allora mi vado di nuovo a dividere, faccio 1, 2, 3, eccolo qua lo schermo dell'iPhone, io lo switcho di qua e di là, faccio così. Che cosa c'è nel mio iPhone? Vabbè ragazzi, faccio una stupidaggine del genere, però adesso andiamo a vedere, ovviamente dando lo stop al scusatemi, sono inghiappato, andiamo allo stop al filmato e andiamo a elaborarlo. Eccoci in Switch Studio per vedere ovviamente la nostra composizione, no, che abbiamo fatto. Ora dobbiamo elaborarla in qualche maniera ed esportarla a 4K, anche se in realtà la registrazione è avvenuta a 1920. È un mistero misterioso, ma poi vedremo col pinch to zoom la risoluzione, che è buonissima. Ora non ci resta che andare all'interno dei file media per vedere la composizione. Prima di farlo però mi raccomando, non disconnettete i vostri dispositivi da Switch Studio, pena un bel punto interrogativo all'interno dei file media, niente paura, si può riconnettere. Vi faccio vedere, stacco lo schermo dell'iPhone, ok, vado qua nelle 3 barrette all'interno di My Recording,
vado nella registrazione che ho fatto, che è questa, che poi dovremo rinominare, vado all'interno, vedete qui, eccola qua, la famosa cosa, Director Mode Recording, vedete che ora c'è un punto interrogativo, perché non trovo ovviamente la nostra sorgente. Quindi torno indietro, non faccio altro che riallacciare il tutto, riandare di nuovo qui, andare di nuovo in My Recording, di nuovo nel mio file, e ovviamente di nuovo in Director Mode Recording, ed ecco qui che l'elaborazione ha inizio. Prima di iniziare l'elaborazione, torno un attimo indietro, vi faccio vedere, diciamo, il filmato, no? Che come verrebbe esportato normalmente, come lo vedremo su YouTube se andassimo in tempo reale. Eccolo qui. E però il titolo che appare di sdopposa. Ok, stop, io iPhone, vabbè ragazzi, faccio una stupidaggine del genere, però adesso, ecco, avete visto, praticamente compare i loghi. Quel text line che vedete non è altro che il contenuto di questo effetto. Pensavo che avessi detto una scemata, ma è contenuto in questo effetto qua, eccolo qua. Quindi rientriamo dentro qua, andiamo in My Recording, andiamo qui e iniziamo a fare l'elaborazione al nostro Switcher Studio. Clicchiamo su Director Mode Recording, vedete che inizia l'elaborazione, ok? Quindi verranno scaricati tutti i file media che provengono dalle varie sorgenti. Finito questa operazione, riprendiamo il discorso. Come possiamo vedere, appena caricati tutti i file media inizia l'elaborazione. Vedete, questa è la composizione che inizia quando finirà il nostro file, sarà pronto. Allora, diamo un'occhiata un attimino a tutto quello che è presente in questa lista, ok? Qui abbiamo i due punti di ripresa, l'angolo 1 e l'angolo 2. Se andiamo a cliccare sopra, possiamo vedere facilmente che è 1920, ok? E questo è l'XS, ok? Questo invece è l'iPad frontale, con la videocamera frontale, 1920. Abbiamo qui la registrazione schermo del nostro iPhone, che possiamo ovviamente esportare comodamente, diciamo indipendentemente da tutto il resto, ok? Avete visto che com'è bello, com'è facile utilizzarlo. Da qui abbiamo il resoconto, che è un file txt. Andiamo avanti, abbiamo i due file audio, cioè l'audio proveniente, diciamo, dalla registrazione del microfono del Switcher Studio e l'audio proveniente ovviamente dalla musichina che ho messo. Abbiamo all'interno qua, vedete, il file di presentazione. Se io clicco sulla musica, ovviamente andiamo a sentire, è la musica che ho messo alla fine, diciamo, di questa dimostrazione. E qua finalmente abbiamo il nostro file composto, che andiamo a cliccarci un attimo, proviamo a vedere, ed è 4K. Ragazzi, non mi chiedete com'è, come mai. Ora possiamo andare a fare play e vedere che succede. Allora, ragazzi, ecco un'altra cosa, in questa parte facciamo anche una musichina per sentire se ovviamente viene registrata anche questa. Come avete ben visto, non ci sono loghi, ok, all'interno di questa composizione. Ora, cosa facciamo? Per esportarla non c'è problema, possiamo esportarla in qualsiasi modo, no? Sappiamo benissimo, però prima di esportare il tutto andiamo a rinominare il file, così ci clicchiamo sopra 2 volte per cancellare il tutto, ci mettiamo composizione. Non state sempre a vedere cosa scrivo, magari scrivo fischi per fiaschi. Adesso questa è rinominata, abbiamo il nome del file, verrà esportata con questo nome se io lo salvassi da un'altra parte, ma in realtà questo file è già stato salvato all'interno del nostro iPad, quindi è già pronto all'uso. A questo punto voglio farvi vedere dove si trova questo file, perché non si sa mai. Sì, che potete esportarlo di qua, vedete che è uscita un'altra voce, quindi abbiamo qua la Director Mode Composition, quindi è la composizione che abbiamo appena fatto. Però posso anche andare così e andare qui su File Manager, ovviamente nel mio File Manager, andare in iPad, andare su Switcher Studio e andare a trovare la mia composizione appena esportata. Ecco, vi faccio notare questo: la composizione ha un nome senza nessun'altra aggiunta.
Vedete qua c'è Angle 1, Angle 2, Live, eccetera eccetera. La nostra composizione, se volete distinguerla tra tutti gli altri file, ovviamente per esportarla, copiarla da qualche parte senza passare da Switch Studio, è qua, è questa qui, senza nessuna aggiunta di nessun attributo. Attenzione, prima di cancellare ovviamente una cosa del Switch Studio, assicuratevi di averla backupata da qualche parte oppure averla utilizzata, perché Switch Studio non ha un cestino, ok, di file cancellati. Allora, cari ragazzi, test line sì, era dentro la, diciamo, dentro la composizione a 2 schermate, quindi era una frase proprio scritta dentro, perché ovviamente oltre a dividere lo schermo possiamo inserire anche un titolino all'interno. Cosa ne pensate di questa funzione? È utile? Io registro tutorial con questa modalità, perché non è che non voglia pagarmi i 45 euro, ma capite che per registrare tutorial e pagare 45 euro al mese sono un bel costo, però è anche vero che questo strumento è uno strumento pazzesco che vi permette di fare questi cambi di ripresa, che veramente è una cosa utile e non è facile farla, diciamo, con due oppure con 2 iPhone oppure 2 telefoni che abitano a Filmic Pro, perché poi ovviamente dobbiamo sempre andare a maneggiarli in fase di editing. Anche io ovviamente li maneggio, però con una certa come dire semplicità, no? Taglio un po' qui, taglio là, ma il resto del lavoro è bello che è fatto. Vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Vi invito a utilizzare questa funzione, tanto avete visto è completamente gratuita, basta iscriversi i 14 giorni e poi ovviamente potete utilizzarla. Fatemi sapere nei commenti se l'avete utilizzata, se vi trovate bene, se è una cosa utile. Condividete questo video con i vostri amici, così vi fate crescere. Un abbraccio da Gennaro, ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!